Diciamo la verità, fare il bucato in camper non è divertente. Uno può usare un secchio, si possono usare dei sacchi per il lavaggio, ma entrambi i metodi richiedono tempo e specialmente fatica. Ecco perché oggi voglio farvi vedere un metodo migliore. E l'alternativa è una mini lavatrice da viaggio pieghevole. Ma quali sono i vantaggi di questo oggetto? Beh, prima di tutto le dimensioni. Infatti, essendo pieghevole, le sue dimensioni sono molto contenute e questo è un grande vantaggio proprio per chi come me ha un van e non si può permettere una lavatrice a colonna. La seconda cosa è che consuma pochissima corrente, quindi non servono né batterie a litio né la necessità di attaccarsi a una colonnina. Poi infatti vi faccio vedere come alimentarla. E la terza cosa è che ha due tipologie di lavaggio. La prima con il motore con rotazione in senso orario e antiorario. La seconda è con la sterilizzazione tramite luce UV e onde soniche. Benissimo, direi di passare adesso a vedere l'interno della confezione. All'interno della confezione troviamo la lavatrice con il suo coperchio, il suo alimentatore, perché essa funziona con la 220, ma come vi ho detto prima vi farò vedere come alimentarla, e il suo manuale di istruzioni. Il manuale è solo in inglese, ma appunto è semplicissimo e dopo vi faccio vedere anche il funzionamento nel dettaglio. Il suo coperchio ha due funzioni. Il primo, ovvero quello base, di evitare che l'acqua fuoriesca. Ma vedete queste ondulature? Esso infatti può essere usato come in stile lavatoio. Si prende in questa maniera e si può stropicciare i panni, proprio appunto come un lavatoio. È una caratteristica che rende questo oggetto, secondo me, ancora più interessante. Ma passiamo adesso alla lavatrice, ve la faccio vedere più da vicino. Qui c'è il motore, questi fori servono per le onde sonore e qua giù c'è la luce UV. Qui ci sono anche dei piedini antiscivolo, oltre al fatto che c'è anche il manico, quindi si può trasportare molto facilmente. Ora ve la faccio vedere anche da aperta. Ed ecco come si presenta da aperta, ve la faccio vedere più da vicino. Qua c'è il suo pulsante di accensione. L'interfaccia è touch, quindi nessun pulsante fisico. Infatti basta tenere premuto qualche secondo per accenderla e premere nuovamente per avviare il suo ciclo. Il ciclo di lavaggio dura 15 minuti e si alterna tra rotazioni e sterilizzazione. Qua c'è anche l'ingresso per il cavo. Bene, direi che è arrivato il momento di farvi vedere il suo funzionamento. Per alimentare la mini lavatrice utilizzo semplicemente un inverter. Questo è un inverter di fascia bassa, infatti l'ho pagato 15 euro, ma è più che sufficiente per alimentarla. Ecco perché vi ho detto che non servono grandi cose e che consuma pochissimo. Infatti ho consumato massimo il 2% di batteria. Poi se avete i pannelli solari il consumo è pari a 0. Semplicemente l'ho collegato alla presa 12 volts della batteria dei servizi e qui ci ho attaccato una prolunga perché sennò il suo cavetto bianco di alimentazione non mi arrivava fuori. Ma questo è tutto quello che vi serve. Scordatevi le colonnine di corrente e le batterie al litio. Questa lavatrice si alimenta molto semplicemente anche così. Nel frattempo io l'ho attaccata alla corrente e ci ho messo l'acqua. Vediamo come se la cava con un po' di calzini sporchi. Quando avete messo i panni che volete lavare, aggiungete il vostro detersivo preferito. Una volta fatto, come vi ho detto prima, tenete premuto qualche secondo il suo tasto di accensione. Quando sentite fare beep, premetelo nuovamente. E il ciclo di lavaggio è iniziato. Adesso il motore sta roteando in senso orario e antiorario. Farà anche delle pause. Dopo un po' si alterna anche con la sterilizzazione. Sentirete infatti un forte rumore provenire dalla lavatrice. Quelle sono le onde sonore.
ogni tanto noterete che la velocità aumenta, tipo una sorta di centrifuga. Se premo il suo tasto di accensione, la lavatrice va in pausa. Se non lo riattivo entro 5 minuti, essa si spengerà completamente. Infatti adesso vado a riattivarla. La lavatrice ha terminato il suo ciclo di lavaggio di 15 minuti. L'acqua ha preso un colore tipo terra, anche perché i calzini effettivamente erano un po' sporchi di terra. Direi che ha fatto un lavoro veramente ottimo. E profumano anche. Molto bene, direi di provare con qualcos'altro. Direi di provare adesso con una maglietta. Anche la maglietta è stata lavata. Direi che anche questa volta il risultato è ottimo. Sento il profumo da qui, anche l'acqua appunto ha preso una colorazione di sporco. Non so se avete visto prima, si è vista proprio la centrifuga anche quando l'acqua è uscita fuori, quindi ha aumentato appunto la velocità del motore. Che dire ragazzi, lascio a voi le conclusioni. Personalmente io mi ritengo molto soddisfatto di questa lavatrice. Aiuta molto nel lavoro di un camperista, tra virgolette. Invece di stare a lavare a mano, almeno in questa maniera si risparmia tempo, perché uno l'attacca, poi può andare a farsi una passeggiata, tanto quando ha finito il ciclo si spenge in automatico. Quindi per me appunto assolutamente promossa. Spero che il video vi sia stato utile. Se così fosse, vi ricordo come sempre di lasciarmi un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video.